Professor Maddalena, perché il progetto ITA, che è avallato dal governo Draghi, viola la Costituzione? Bisogna sapere che Mario Draghi il 2 giugno 1992 salì a bordo del Panfilo Britannia, dove c'era la regina Elisabetta e 100 delegati della City londinese, insieme con i presidenti e gli amministratori delegati delle industrie italiane pubbliche, e disse queste parole: occorre un'ampia privatizzazione, è una grande, direi straordinaria decisione politica che scuote le fondamenta dell'ordine socio-economico, ripristina i confini tra pubblico e privato, induce a un ampio processo di deregolamentazione. È chiaro che lui è un neoliberista che ha in mente questo obiettivo di far transitare la ricchezza dallo Stato comunità, cioè dal patrimonio pubblico, proprietà collettiva demaniale, a titolo di sovranità del popolo, nella proprietà dei singoli, distruggendo il popolo e ponendo sul mercato e quindi offrendoli agli speculatori mercantili italiani e stranieri senza differenza i beni sui quali si fonda l'ordine socio-economico degli italiani. Nella sua mente devono essere messi in commercio beni che sono per natura fuori commercio, e cioè i beni elencati dall'articolo 9 e dall'articolo 43 della Costituzione. I beni artistici e storici che costituiscono l'identità del popolo italiano. Sul piano strettamente economico, l'articolo 43 dispone che devono essere in mano pubblica e quindi non possono essere privatizzati i servizi pubblici essenziali, tra i quali rientra il trasporto aereo, e quindi si capisce che lui ha violato quest'articolo. Questi beni sono il patrimonio del popolo. Devo dire che queste parole di Draghi sono di tutta evidenza contro l'ordine costituzionale. Quando si parla di ordine socio-economico nel 92 si parla contro la Costituzione, e dico che non poteva Draghi giurare sulla Costituzione con queste idee elementi. Il suo giuramento non è valido e a questo punto egli non può essere né il capo del governo né il Presidente della Repubblica, perché il giuramento implica la fedeltà alla Costituzione. E che fedeltà si dà alla Costituzione se si hanno queste idee neoliberiste contro il popolo difeso dalla Costituzione, popolo sovrano? Ed addirittura considerarlo garante della Costituzione è secondo me impossibile. Voglio tornare ad Alitalia. La Costituzione di ITA è stata fatta in modo tale che esso possa costituire un boccone prelibato per Lufthansa. Lufthansa aveva già detto che voleva acquistare da Alitalia 52 aerei, un personale ridottissimo, 2500 persone, escludendo i servizi a terra e taluni slot. Il governo Conte aveva stanziato 3 miliardi, ma Draghi, fedele non alla Repubblica ma alla sua enunciazione sul Panfilo Britannia, ha ridotto i 3 miliardi in 1 miliardo e 300 mila, in modo che ITA non possa decollare. ITA parte già fallita, secondo le prescrizioni della Margrethe Vestager, commissaria della Commissione europea. Draghi è servo dell'Europa e fa quello che gli impone l'Europa e non si preoccupa dei danni che produce all'economia italiana. In questo modo egli ci porta alla rovina. La nostra risposta in questo momento non può essere che quella costituzionale, di riferirci al diritto di resistenza che è scritto in Costituzione a favore del popolo italiano. Diritto di resistenza significa, secondo Dossetti, che il cittadino che resta sovrano può agire contro l'attività del potere legislativo e del potere governativo attraverso due mezzi fondamentali. Lo sciopero generale, articolo 40 della Costituzione, che dovrebbe essere realizzato con il concorso di tutti i lavoratori italiani, perché tutti i lavoratori italiani come Alitalia sono in difficoltà e sono morti 2 giorni fa 11 persone, perché quando si pone come criterio direttivo dell'economia la concorrenza, allora è chiaro che l'imprenditore
non si preoccupa più delle norme di sicurezza e cerca di vincere solo i propri concorrenti. Questo dimostra quanto sballato sia il sistema economico predatorio neoliberista e come sia importante invece ricorrere al sistema economico produttivo keynesiano, che pone la ricchezza nei lavoratori e l'intervento dello Stato nell'economia. I lavoratori hanno paura che i sindacati avallino il piano ITA. Cosa dovrebbe fare il sindacato invece? Dovrebbe capire che per risolvere qualsiasi problema bisogna andare alla radice. L'azienda di Stato è fuori commercio e non può essere attaccata dal mercato generale. È stato messo in commercio un servizio che è proprio del popolo, che appartiene al popolo. Adesso bisogna ottenere la nazionalizzazione di Alitalia. Ci si arriva in due modi: via politica, ricorrendo all'articolo 40 della Costituzione, cioè lo sciopero generale, alla quale, come ho detto, dovrebbero partecipare tutti i lavoratori e mobilitare il Paese. Il Paese va in rovina, va in fallimento. Quando i beni incommerciabili vengono considerati commerciabili, questa operazione di privatizzazione voluto soprattutto da Draghi inizialmente, non solo si avvantaggiano gli speculatori finanziari, ma si porta al fallimento tutto uno Stato, un intero Stato. E quindi l'Italia rischia di fallire perché è entrata sul mercato ed è sottoposto alle leggi di mercato. Questo è un errore che i nostri governanti non avrebbero mai dovuto fare. I sindacati dovrebbero far capire alla gente il rischio che corriamo e fare uno sciopero generale. Se non si riesce con lo sciopero generale, l'ultima strada che ci rimane è quella del ricorso a un giudice. La via è aperta dunque anche attraverso il giudice. Ci sono tutti gli elementi sia per fare lo sciopero, e io lo consiglio, sia per fare ricorso alla Corte Costituzionale e attuare così il nostro diritto di resistenza contro i soprusi legislativi e governativi. Il sistema sposato da Draghi vuole la ricchezza nelle mani di pochi e toglie la ricchezza a tutti, al popolo, vuole la concorrenza più spietata, per cui i lavoratori perdono il posto e sono gettati sulla strada, e vuole fare in modo che lo Stato, cioè il popolo, non intervenga nell'economia. Uno stravolgimento socio-economico che noi non possiamo accettare. Concludo ricordando una poesia che mi piacque molto da ragazzo, la poesia di Carducci, Piemonte, prendendosela con Lamartine, il quale aveva detto che gli italiani non sono uomini, ma sono polvere umana. Carducci risponde: e il popolo dei morti surse cantando a chiedere la guerra. Noi cantiamo per chiedere la guerra, non quella armata, ma quella costituzionale, per far valere i principi della sovranità popolare e i principi della Costituzione che hanno dato vita a un vero Stato comunità, dove è assicurato lo svolgimento della persona umana e il progresso materiale e spirituale della società. La ringraziamo, professor Maddalena. Bellissimo. Professore, io volevo veramente ringraziarla per la sua disponibilità, è stato un vero onore parlare con lei. Veramente grazie. Grazie a voi, io veramente mi sono impegnato molto in questa vicenda di Alitalia, perché questa vicenda costituisce per me la linea del piano. E il nemico, se sfonda quest'ultima linea, sfonderà anche il resto e noi perderemo tutto oltre all'Italia. Grazie. Noi faremo tutto per non farlo oltrepassare, grazie mille.